come è stato creato l'universo? Ci sono tante teorie. Ci sono persone che credono alla teoria del Big Bang, chi invece alla Bibbia. Si creano delle vere e proprie fazioni. Anche le persone più intelligenti del pianeta partecipano a questa guerra. Ma oggi voglio dirvi che ho la verità su tutto. Infatti, questo è un misto tra le due idee e so anche come esistiamo e perché esistiamo. E a spiegarcelo è un maestro, anzi, il maestro, nonché colui che ha creato tutto questo, Shrek. Bene, eccoci qui. Oggi vi spiegherò in modo molto semplice perché esistete e come vi ho creati. Per prima cosa, c'era tutto nero, non c'era un cazzo, c'ero solo io. Immaginate un povero orco da 3 metri con un cazzo da 40 km starsene da solo. Non ha senso. Quindi ho deciso di creare delle cose. Infatti, Shrek la prima cosa che creò erano delle mucche e lo fece con un verso strano. Bene, creo queste cose. Ecco qua. E queste le chiamerò mucche. Ma capitò qualcosa che non doveva accadere. Infatti Shrek iniziò ad incularsi le mucche. Cosa? Adesso vincono. Una volta inculate quelle mucche, alcune se le mangiò, altre si unirono così tanto che crearono un pianeta. Ma dove sarebbe andato a finire quel pianeta? Bene. Questa cosa la chiamerò Via Lattea. E questo pianeta, con le mucche, lo chiamerò Saturno. Shrek, subito dopo, aveva creato altre mucche da inculare. Però dato che si scocciava, ha creato anche uno Shrekino che le inseguisse. Così è stato creato anche l'anello di Saturno. Ma non è finito qui. Cosa? Cos'è questo? Un cazzo? Facendo così esplose. Si creò un'esplosione così grande che creò, beh, quasi tutto l'universo. Però mancava ancora qualcosa. Mi sono scocciato di inculare le mucche. Creiamo tante fighe e mettiamole su Saturno. Ma Shrek si sentiva sempre insoddisfatto del suo creato e delle sue chiavate. Quindi pensò ad una cosa. Devo creare un pianeta dove stanno tante persone da inculare. Bene, ho fatto una bella pensata. Sì, Shrek ebbe così l'idea di creare questo pianeta. E dalla gioia gli scese una lacrima, vedendo che quella lacrima era perfettamente rotonda, decise che quello sarebbe stata la base di tutto. Bene. Adesso questa cosa azzurra la chiamerò acqua. Il pianeta si chiamerà Terra. Adesso ci cago dentro e così si creerà la Terra e nasceranno nuovi scettini che loro, quegli stronzi, chiameranno piante. Ma loro chi? Adesso mi taglio il cazzo così in tante piccole parti e così ci saranno tante teste di cazzo. Infatti Shrek così facendo ci creò, ma fece un piccolo errore, che però si è rivelato una grande cosa. Infatti Shrek, mentre si tagliava il cazzo, si tagliò anche una palla,
Lui non se ne accorse. Infatti, inizialmente iniziò a giocarci, poi la colorò di rosso e le diede fuoco. Così creò il... Ecco qua, questa bella rossa e fuoco la chiamerò Sole. E così Shrek creò anche il sole. Però lui ama le cose equilibrate. Così, una volta che si era tagliato il cazzo e una palla, gli rimaneva solo l'altra palla. E così decise di tagliarsela. La colorò di arancione e creò... Beh, ho creato anche Giove. Però Shrek, cosa dici della Terra? Ora cosa farai? Shrek si mise a pensare per 0,2 secondi Shrek-tastici, che equivalgono a 300 milioni di anni umani. Bene, ci ho pensato. Devo scendere sulla Terra e devo incularli tutti. Ah, grazie Shrek. E benvenuti anche al talk show di questa sera. Tra tanti ospiti che abbiamo potuto ricevere, stasera ne abbiamo uno molto speciale. Ecco qua, per questa intervista abbiamo proprio Shrek. Serve? Shrek, come hai passato questi ultimi 10 anni sulla Terra? Beh, questi ultimi 10 anni non sono stati semplici. Ho visto tante cose poco Shrek-tastiche. Ho passato momenti tristi, ma allo stesso tempo momenti molto belli. Uno di questi momenti tristi è stato quando ho dovuto dire a David che non sono suo padre. No, David, io non sono tuo padre. In realtà, sono il padre di tutti. Ma in realtà il padre di tutti. Oppure quando Trump fece esplodere la mia palude. Ma come osa quello stronzo. E soprattutto quando Hitler mi tradì. Col coglione. Mi dispiace Shrek. Però ora hai dei progetti per il futuro? Sì, sono diretto verso l'Italia, un posto molto sceccone, ma allo stesso tempo molto stronzo. Ma sinceramente non so quanto tempo rimarrò. Ho deciso che li inculerò tutti per bene. E sarà anche l'inizio della fine. Wow, benissimo Shrek. Ora abbiamo spazio a una prossima domanda. Anzi, ecco, arriva una chiamata proprio dall'Italia, ecco. Un certo David. Salve, volevo solo dire che ho trovato la formula della Granger Cobelino e per diventare così unicorno. Ma me la sono dimenticata, perché in realtà Gelo ce l'ha e la voglio smoccare. Ehm, grazie lo stesso, ringraziamo Shrek di essere qui, grazie David e grazie a tutti di essere stati in collegamento con noi. Arrivederci. Sei. Ci sono anch'io, ci sono anch'io. Sì.